Oggi vi propongo una borsa interamente in ciniglia perfetta per questo autunno-inverno. Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto, una nuova borsa. Come avrete visto dall'anteprima andremo a realizzare questa bellissima borsa di cui vado molto fiera. Sono super soddisfatta del risultato, è una borsa interamente lavorata in ciniglia, anche la base. Ho applicato questa coppia di manici in legno, la chiusura a fibbia è super rigida perché l'ho irrigidita con il feltro, l'ho anche foderata, vi ho mostrato tutti i passaggi quindi non avete scuse. È davvero molto semplice da realizzare anche per le principianti. Ho lavorato la borsa interamente a punto stella, quindi se può essere difficoltoso per le principianti potete proseguire come ho fatto per la base tutto il corpo borsa a maglia bassa, quindi semplificando ulteriormente il lavoro. Però secondo me riuscite a lavorare tranquillamente anche il punto stella perché ve l'ho spiegato passo passo. Progetto quindi super semplice, molto morbido al tatto, ma come vi ho detto resta abbastanza rigida proprio data dal feltro che ho applicato all'interno. Se volete realizzarla anche voi trovate il kit completo sul sito hobbyperline.com. Nel kit non è incluso il feltro e la fodera, però se fate una ricerca sul sito sicuramente troverete qualcosa che fa il caso vostro. Comunque il feltro si trova un po' dappertutto. Quindi il kit include il filato necessario, la coppia di manici e la chiusura a fibbia. Per questo progetto ho utilizzato 2 gomitoli di ciniglia bonbon. Del secondo gomitolo me ne è avanzato un bel po', quindi con l'avanzo potete tranquillamente farci un accessorio da abbinare alla borsa o, come vi ho consigliato durante il tutorial, potete anche realizzarla un po' più grande. Se la realizzate più grande però valutate l'idea di cambiare la chiusura perché altrimenti si perde, già così è abbastanza piccolina, quindi a voi la scelta. Comunque, detto questo, non mi perderei in chiacchiere perché vi ho già spiegato tutto durante il tutorial. Fatemi sapere come sempre nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete. Ovviamente è un progetto che potete replicare anche per tutto l'anno, quindi semplicemente cambiando la tipologia di filato diventa una borsa a 4 stagioni. Quindi potete utilizzare anche il classico cordino o la fettuccia se volete. Detto questo, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. Se volete darmi un supporto maggiore potete cliccare sul pulsante Dai Hype qui in basso. Ringrazio chi lo farà. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo 2 gomitoli di filato bonbon, nel mio caso colorazione rosso mattone, una coppia di manici in legno da 19 cm, una chiusura a fibbia, lavoreremo il tutto con l'uncinetto numero 5, marcapunti ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo ovviamente dalla base, ci prendiamo un manico che ci servirà come misura di riferimento, prendiamo il filo cappio iniziale e ci avviamo delle catenelle. Non dovremo coprire tutta la misura del manico, ma andremo a realizzare delle catenelle che coprano più o meno questa misura, quindi non l'intera misura del manico, ma un pochino di meno. Qui in alto vi lascerò le catenelle totali insieme alla misura in centimetri, quindi mi avvio le mie catenelle. Ok, ne ho fatte 15.
e per me va bene questa misura. Vi dico anche la misura in centimetri, anche se ve la lascio indicata in alto di solito. Quindi sono circa 14 centimetri. A questo punto inizio a lavorare la base ovale facendo degli aumenti. Posso togliere intanto il manico che al momento non mi occorre. Ci prendiamo dei marcapunti per segnare i punti dove dobbiamo andare a fare gli aumenti nei giri successivi. Parto dal secondo punto dall'uncinetto, quindi non da questo ma da questo. Mi inserisco e lavoro una maglia bassa. Vado ad inserirmi nella solina frontale della maglia bassa che ho appena fatto e ci lavoro un'altra maglia bassa. In questo modo avrò sostituito la prima maglia alta ed avrò alzato il lavoro. Se preferite potete fare anche le 3 catenelle. In questo punto mettiamo il marcapunti così sappiamo che questo è il primo punto del giro. Ed ora procediamo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Ok, arrivati all'ultima catenella, andiamo a lavorare in questo punto ben 5 maglie alte, quindi ci inseriamo, lavoriamo una maglia alta e intanto in questo punto ci mettiamo il marcapunti perché nel giro successivo dovremo partire proprio da questo punto a fare gli aumenti, quindi intanto ci mettiamo il marcapunti. Procediamo lavorando le altre 4 maglie alte nella stessa catenella. 1, 2, 3 e 4. Ovviamente compresa quella marcata sono 5 maglie alte, quindi l'aumento è di 5 maglie alte. Mettiamo il marcapunti anche in quest'ultimo punto che abbiamo lavorato. Quindi da questo marcapunti a questo nel giro successivo dobbiamo fare gli aumenti. Ora procediamo lavorando una maglia alta nei punti successivi fino ad arrivare all'ultimo punto, quindi dove abbiamo fatto le 2 maglie basse una sopra l'altra. Ok, quindi qui sono arrivata all'ultima catenella, mi inserisco e lavoro all'interno di questo punto le ultime 4 maglie alte, 4 perché la prima l'abbiamo già lavorata, quindi poi in totale saranno 5. 1, 2, 3 e 4. Quindi andiamo a mettere il marcapunti nella prima maglia di queste 4 che abbiamo lavorato, esattamente questa. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5 punti su cui lavorare gli aumenti nel giro successivo. Ora cosa faccio? Chiudo a maglia bassissima normalmente nel primo punto, quindi esattamente dove ho messo il marcapunti lo vado a togliere. Mi inserisco e chiudo a maglia bassissima. Inizio quindi con il primo aumento, faccio una catenella, una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa per sostituire la prima maglia alta, ma se vi trovate comode con le 3 catenelle fate le 3 catenelle ed una maglia alta nello stesso punto. In questo modo avremo fatto il primo aumento. Mettiamo il marcapunti sempre nel primo punto per segnalare l'inizio del giro. Ora procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare al marcapunti.
Ok, qui ho il primo marcapunti, vado a toglierlo, devo iniziare a fare gli aumenti su questo lato, inizio facendo un aumento in questo punto, quindi 2 maglie alte nello stesso punto e lavorerò un aumento per ogni punto che ho sottostante fino al marcapunti compreso ovviamente. Qui tolgo il marcapunti e vado a lavorare l'ultimo aumento su questo lato. Prima di terminare il giro vado a riposizionare i marcapunti, quindi metto un marcapunti nel primo punto del primo aumento ed è esattamente questo qui. Se non riuscite a capirlo contate i moduli, quindi questo è l'ultimo aumento, questo è il penultimo, terzultimo, secondo, primo, e noi andiamo a mettere il marcapunti nella prima maglia del primo aumento. Poi contiamo dal punto marcato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, mettiamo il marcapunti nell'ultimo, quindi qui è la zona dove dovremo andare a fare gli aumenti nel giro successivo. Procediamo poi lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino al marcapunti. Qui ho il marcapunti, quindi devo ripetere lo stesso procedimento, tolgo il marcapunti e inizio a fare un aumento per ogni punto sottostante fino ad ultimare il giro. Quindi 2 maglie alte in ogni punto. Ok, ho terminato il giro, lo vado a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto, qui faccio intanto una catenella. Qui non vi ho fatto vedere dove mettere i marcapunti, ma il procedimento è sempre quello. Se siete alle prime armi fatelo nel mentre. Dobbiamo andare a mettere il marcapunti sempre nel primo punto del primo aumento. Nel mio caso è esattamente questo qui, quindi andiamo a contare i punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Nel decimo non lo metto perché è proprio il primo punto che vado a lavorare. Quindi intanto parto facendo un aumento in questo punto, faccio la maglia bassa sulla maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta ed un'altra maglia alta nello stesso punto. Metto il marcapunti nel primo punto per segnalare l'inizio del giro e poi procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare al marcapunti. Ok, qui ho il marcapunti, lo tolgo. In questo punto lavoro 2 maglie alte, quindi un aumento. Nel punto successivo lavoro una maglia alta singola. Nel successivo un aumento, quindi alternerò un aumento ed una maglia alta fino all'altro marcapunti.
Ok, marcapunti lo togliamo e lo ultimiamo con una maglia alta singola. Procederemo poi lavorando una maglia alta singola in ogni punto fino al marcapunti, dove poi ripeteremo lo stesso identico procedimento che abbiamo fatto su questo lato. Non sto mettendo marcapunti perché io poi mi fermo qui con la base e procederò con il corpo borsa. Se invece intendete continuare con i giri di aumenti, vi consiglio sempre di metterli nel primo punto del primo aumento e nell'ultimo punto dell'ultimo aumento. Io più o meno mi regolo sempre così, ma poi ognuno ha il suo metodo. Ok, qui ho l'ultimo marcapunti, parto con l'aumento e poi procedo alternando maglia alta singola e aumento fino a terminare il giro. Ok, ho ultimato il mio giro, tolgo il marcapunti, chiudo con maglia bassissima, faccio una catenella al momento e questa sarà la mia base. Al momento misura ben 23 cm per 14. Questo è il risultato, vedete l'ho fatta leggermente più grande volutamente, quindi a questo punto il manico non ci serve più al momento, ci servirà alla fine. E procediamo con la lavorazione del corpo borsa che io farò a punto stella, punto un po' elaborato ma non impossibile, quindi anche le principianti con un po' di pazienza e seguendo bene i passaggi riusciranno a lavorarla tranquillamente. Io in realtà vorrei cambiare l'uncinetto, vorrei prenderne uno più grande per tenere proprio il punto bello visibile. Qui l'etichetta consiglia l'uncinetto 4,5, io sto lavorando con il 5, quindi prenderò il 6. Ovviamente voi adattate l'uncinetto sempre alla vostra mano. Quindi partiamo con la lavorazione del punto stella. Io in genere non seguo mai i multipli, quindi non ho contato i punti che ho sulla base regolandomi con il punto. Vedremo strada facendo. Non mi regolo proprio mai con i multipli, infatti mi sentite poco menzionarli. Partiamo subito facendo 3 catenelle. Carichiamo il filo sull'uncinetto, ci inseriamo nella seconda catenella, tiriamo il filo, carichiamo il filo sull'uncinetto, ci inseriamo alla base delle 3 catenelle, quindi esattamente qui, e tiriamo il filo, carichiamo il filo sull'uncinetto. Ora salto un punto, quindi esattamente questo, vado nel successivo, mi inserisco, prendo il filo e tiro su, ci assicuriamo di avere 7 asole sull'uncinetto, carichiamo il filo sull'uncinetto, lo blocchiamo con il dito e andiamo a chiudere tutte queste asole insieme. Dopodiché ci inseriamo all'interno di quest'asola che stavamo bloccando, prendiamo il filo e chiudiamo. Quindi questo è il procedimento di partenza del corpo borsa e del primo giro. Faccio una catenella e procedo, carico il filo sull'uncinetto, mi inserisco al centro della stellina precedente, quindi esattamente qui, vedete? Mi inserisco e prendo il filo, carico il filo sull'uncinetto, mi inserisco alla base dell'ultimo petalo lavorato della stellina precedente, quindi esattamente qui, prendo il filo e porto su, carico il filo, salto un punto, vado nel successivo, entro, prendo il filo e porto su, ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 asole sull'uncinetto, carico il filo, blocco, chiudo tutte le asole insieme,
rientro in questa asolina che stavo bloccando, prendo il filo e chiudo in questo modo. Vedete come si crea la stellina? Facciamo una catenella e continuiamo in questo modo per tutto il giro, quindi rifacciamo insieme, carichiamo il filo, ci inseriamo al centro della stellina precedente, prendiamo il filo, carichiamo il filo, ci inseriamo alla base dell'ultimo petalo della stellina precedente, prendiamo il filo, carichiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo un punto, andiamo nel successivo, prendiamo il filo, avremo sempre le 7 asole sull'uncinetto, carichiamo il filo, lo blocchiamo con il dito, chiudiamo tutte le asole insieme, ci inseriamo nell'asolina che tenevamo bloccata, prendiamo il filo e chiudiamo. Questo è il procedimento, poi si fa la catenella e si ricomincia da capo. Faremo questo per tutto il giro, ci rivediamo al termine. Ok, ho quasi ultimato il mio giro, mi resta l'ultimo punto, quindi carico il filo, entro al centro della stellina precedente, prendo il filo, carico il filo, entro alla base dell'ultimo petalo della stellina precedente, prendo il filo. In questo caso a me avanzerebbe un punto perché ne dovrei saltare uno, ma me ne resta un altro, quindi io vado a chiudere direttamente, carico il filo, vado a chiudere direttamente nel primo punto, proprio alla base delle 3 catenelle, mi inserisco proprio qui, prendo il filo, tiro, carico il filo, blocco con il dito, chiudo tutte le asole insieme, poi rientro in questo punto qui e chiudo tutto. Quindi questo sarà il risultato finale. Io cerco sempre di sistemare se non mi ritrovo con i punti, poi comunque in questo caso un punto non fa molta differenza. A questo punto dobbiamo creare il modulo che ci permette di passare al giro successivo. Quindi facciamo la solita catenella, carichiamo il filo e ci inseriamo al centro della stellina precedente, prendiamo il filo, carichiamo, ci inseriamo nella seconda catenella delle 3 iniziali, quindi esattamente in questa, prendiamo il filo e tiriamo su, carichiamo il filo, ci andiamo ad inserire al centro della prima stellina, quindi esattamente qui, prendiamo il filo e tiriamo su. Abbiamo sempre le 7 asole sull'uncinetto, carichiamo il filo, blocchiamo, chiudiamo tutte le asole sull'uncinetto, poi rientriamo qui, prendiamo il filo e chiudiamo tutto. In questo modo saremo passati al giro successivo. Ora il procedimento che andremo a fare da questo momento in poi andrà ripetuto per tutto il giro e per tutti i giri successivi. Continueremo a lavorare a spirale, quindi non chiuderemo i giri. Questo comunque è il risultato del primo giro, si iniziano ad intravedere le stelline, a questo punto facciamo la catenella e procediamo come abbiamo fatto finora, quindi carichiamo il filo e ci inseriamo al centro della stellina sottostante che combacia esattamente anche con l'ultimo petalo lavorato della stellina precedente, ci inseriamo, prendiamo il filo e tiriamo su, carichiamo il filo sull'uncinetto, ci inseriamo al centro della stellina successiva, prendiamo il filo e tiriamo su, abbiamo sempre le 7 asole sull'uncinetto, carichiamo il filo sull'uncinetto, lo blocchiamo con il dito, chiudiamo tutte le asole e poi rientriamo in questo punto e andiamo a chiudere tutto in questo modo. Ripetiamo insieme. Catenella, carichiamo il filo sull'uncinetto, ci inseriamo al centro della stellina precedente, prendiamo il filo, carichiamo il filo, ci inseriamo al centro della stellina sottostante che combacia con l'ultimo petalo lavorato e prendiamo il filo,
carichiamo il filo, ci inseriamo al centro della stellina successiva sottostante, prendiamo il filo e tiriamo su, abbiamo sempre le 7 asole sull'uncinetto, carichiamo il filo, lo blocchiamo con il dito, chiudiamo tutte le asole, ci inseriamo in questo punto e chiudiamo con una maglia bassissima. Questo è il procedimento che ripeteremo per tutto il giro e per tutti i giri successivi. Ci rivediamo al termine, giusto per farvi vedere la chiusura del giro, tra virgolette, ma più che altro per farvi capire proprio il meccanismo di lavoro a spirale con il punto stella, e poi vi lascio continuare da sole. Ok, io mi ritrovo al termine del giro e un consiglio che mi sento di darvi è di mettere un marcapunti nel primo punto di lavorazione, che al momento ancora si riconosce. Questo perché lavorando tutti i giri poi al termine del lavoro si riconoscerà sempre meno il punto di inizio del giro. Quindi noi ci mettiamo il marcapunti sul primo punto di lavorazione, che nel mio caso sarà quello che farò ora. Quindi io ho terminato il giro, vedete? Ho già fatto la catenella, vado a lavorare il punto stella, che sarà quello di inizio giro nel mio caso. Quindi cosa faccio ora? Io in questo punto qui vado a metterci un marcapunti e lo farò ad ogni giro, così poi al termine del corpo in borsa so dove andare a chiudere il giro. Potete anche non farlo e chiudere dove pensate che sia la chiusura del giro, però meglio fare così, così non abbiamo scalini al termine. Quindi questo è anche il passaggio al giro successivo. Come potete vedere è molto semplice, non ho fatto nessuna difficoltà, ho lavorato i punti come erano, ho messo il marcapunti per segnarmi l'inizio del giro. A questo punto vi lascio continuare da sole, come potete vedere si intravedono bene le stelline. Qui in alto troverete il totale di giri che lavorerò io insieme alla misura in centimetri. Il totale di giri parte dal primo giro di punto stella fino all'ultimo e la misura in centimetri è stessa cosa, quindi parte dal primo giro di punto stella fino all'ultimo. Quindi continuiamo in questo modo e ci rivediamo al termine. Bene, una volta lavorati tutti i giri a punto stella, ne ho lavorati 9 totali che corrispondono esattamente a 21 centimetri, ovviamente solo la parte a punto stella. Se andiamo a calcolare tutta l'altezza siamo a circa 27 centimetri. La larghezza della nostra borsa è di 30 centimetri, ovviamente se la teniamo così piatta, ma così non sarà. Ho chiuso già il mio giro con una maglia bassissima esattamente dove avevo il marcapunti, quindi nel primo punto del giro. Ora vi faccio vedere. Ho lavorato l'ultimo modulo a punto stella, qui ho il marcapunti, nel mentre ho anche cambiato uncinetto, ho preso il 5,5 giusto per tenere questa parte un po' più fitta. E quindi cosa ho fatto? Sono andata semplicemente ad inserirmi al centro della prima stella, quella marcata, e ho fatto una maglia bassissima. Poi faccio una catenella e questo è il risultato. Vedete, come vi avevo consigliato, mettendo il marcapunti nel primo punto abbiamo una chiusura perfetta. Vedete? Non c'è nessuno scalino, è proprio dritto. A questo punto vado a fare un ultimo giro di rifinitura a maglia bassa. Procederemo quindi in questo modo: tolgo il marcapunti, la catenella che ho fatto funge da prima maglia bassa, quindi la va a sostituire, mi inserisco poi nel petalo del punto stella successivo, mi inserisco, prendo il filo e chiudo a maglia bassa al centro della stella e faccio una maglia bassa, nel petalo successivo e faccio una maglia bassa e così via. Quindi dovrò lavorare le maglie basse nel petalo al centro e nel petalo successivo, in questi 3 punti che abbiamo qui sul bordo, ovviamente di ciascuna stella. Facciamo questo per tutto il giro e ci rivediamo al termine.
Terminato il giro possiamo tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura. Quindi qui abbiamo la catenella che sostituisce la prima maglia bassa, noi ci inseriamo in questo punto qui e poi rientriamo nel punto da cui siamo uscite. In questo modo, vedete, abbiamo creato la chiusura perfetta. Ora andiamo a nascondere il filo attraverso le maglie. Bene, ora dobbiamo andare a cucire i nostri manici, quindi in questo modo. Cosa dobbiamo fare? Li dobbiamo centrare, quindi ci mettiamo dei marcapunti di riferimento. Io nel mentre ho messo un gomitolo all'interno per far prendere forma anche alla borsa. Mi trovo più o meno il centro, quindi in questo modo io ho 5 cm su questo lato e 5 cm su quest'altro, quindi mi vado a mettere dei marcapunti di riferimento. Ne metto uno qui ed uno qui e poi ne metto sempre uno qui ed uno qui. In questo modo so comunque la posizione. Poi ovviamente io ho messo i marcapunti seguendo il manico, ma solo questa zona andrà cucita. Le stesse misure le riporto sul retro, quindi le stesse identiche misure che abbiamo sul davanti avremo sul retro. Ed ora dobbiamo solo andare a cucire il manico. Utilizzeremo ovviamente lo stesso filato, ce lo andiamo a bloccare attraverso le maglie e poi procediamo con la cucitura veramente molto semplice. Quindi ho bloccato il filo con un nodino qui sul bordo, lo faccio passare un po' attraverso le maglie. Poi vado a prendere il manico e lo avvicino esattamente alla zona in cui dobbiamo cucirlo, quindi in questo modo. Ed inizio a cucirlo. Cosa faccio? Entro nel punto sul bordo ed entro anche nella fessura del manico. Tiro fuori. Farò ovviamente più passate per rendere comunque la cucitura ben salda, quindi ripasso più volte nello stesso punto facendo questo movimento. Poi passo al punto successivo e ripeto lo stesso procedimento, faccio sempre più passate nello stesso punto. Una volta soddisfatte della cucitura possiamo andare a bloccare il filo sempre attraverso le maglie, mi raccomando bloccatelo per bene, quindi lo facciamo passare attraverso le maglie. Ripeteremo lo stesso procedimento anche sull'altro lato e poi riportiamo le stesse misure anche su questo bordo e ripetiamo lo stesso procedimento per le cuciture. A questo punto, prima di andare ad irrigidire e foderare la mia borsa, andrò a creare un piccolo pannellino sul retro che mi occorrerà per andare a cucire la fibbia, cosa che farò subito dopo, e come passaggio finale irrigidiremo e fodereremo la nostra borsa. Quindi prendo lo stesso filato, lo stesso uncinetto che abbiamo utilizzato alla fine, quindi nel mio caso il 5,5, faccio un cappio iniziale, mi tengo il filo sull'uncinetto, vado ad agganciarmi nel primo punto disponibile libero subito dopo il manico, mi inserisco e lavoro la prima maglia bassa. Nel punto successivo lavoro una mezza maglia alta, poi lavoro tutte maglie alte fino al penultimo punto dove dovrò andare a scalare e quindi lavorare nel penultimo punto una mezza maglia alta e nell'ultimo punto disponibile una maglia bassa. Non vi dico il numero di punti alti perché potrebbe essere differente in base anche alla grandezza della vostra borsa.
Bene, ho gli ultimi due punti disponibili, lavoro una mezza maglia alta nel penultimo ed una maglia bassa nell'ultimo punto. A questo punto giro il lavoro e ripeto lo stesso procedimento, quindi su ogni punto lavoro lo stesso punto che ho in basso. Quindi ho girato il lavoro, non faccio la catenella per girare e procedo direttamente lavorando una maglia bassa nel primo punto, una mezza maglia alta nel punto successivo, poi continuo lavorando una maglia alta su ogni maglia alta sottostante nel penultimo punto lavoro una mezza maglia alta e nell'ultimo punto una maglia bassa. A questo punto mi fermo qui, ma volendo potete proseguire con le righe fino a raggiungere la misura che preferite. Quindi faccio una catenella di sicurezza, taglio il filo, lo vado a bloccare attraverso le maglie e poi procedo con la cucitura della fibbia. Ok, ora procediamo con la cucitura della fibbia, la cuciremo ovviamente con ago normalissimo e filo, essendo comunque i forellini molto piccoli. Quindi la cuciremo ovviamente al centro del pannellino che abbiamo creato, ci andiamo a fissare il filo sul pannellino. Come potete vedere sto utilizzando un filato normalissimo da cucito messo a doppio. E vado quindi a cucire la fibbia entrando ed uscendo dai fori. Terminata la cucitura andiamo a fare una doppia passata, quindi ripassando nei punti liberi. Andiamo a completare proprio la cucitura. Una volta che avremo terminato tutta la cucitura, blocchiamo il filo all'interno e andremo a ripetere praticamente lo stesso procedimento anche per l'altra parte della chiusura, che sarà poi cucita sulla parte frontale della borsa prendendo le misure. Quindi blocco il filo. A questo punto portiamo la fascetta sul davanti, prendiamo le misure, quindi capiamo dove andare poi a cucire anche l'altra parte della chiusura. Me lo fisso con degli spilli in modo da tenermi la posizione e lo vado a cucire ovviamente nello stesso modo, quindi blocco il filo e lo vado a cucire facendo due passate come abbiamo fatto anche per la fibbia. Questo sarà il risultato una volta cucita la fibbia. Adesso possiamo andare ad irrigidire e foderare la borsa. Bene, per quanto riguarda l'irrigidire la nostra borsa, io andrò a utilizzare un pannello di feltro che ritaglierò delle stesse dimensioni interne della borsa. Io ho fatto così, ho steso la borsa, ho inserito il metro all'interno fino alla base ed ho misurato quanto avevo fino al bordo ed ho circa 26 cm, non arrivo proprio al bordo. Raddoppio questa misura, quindi 26 più 26 che fa 52, quindi il mio pannello di feltro sarà lungo 52 cm, mentre per quanto riguarda la misura in larghezza faccio lo stesso procedimento, quindi posiziono il mio metro al lato fino all'altro lato e nel mio caso 26 cm, quindi il mio pannello di feltro sarà
lungo 52 cm e largo 26 cm. A questo punto, una volta ritagliato il pannello delle misure che mi occorrono, troviamo il centro del nostro pannello, che è quindi 26 nel mio caso, e dobbiamo andare a sondare un po' la parte bassa, in quanto la parte bassa della nostra borsa è sondata, altrimenti vi viene fuori l'angolo. Quindi questo è il centro, questo è il centro, e poi ad occhio vado a sondare un po' questa parte. Non serve essere precise, mi raccomando, e ripetiamo lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Vado a ritagliare poi questa zona qui. In questo modo il pannello prenderà più o meno le misure della borsa. Andiamo a sondare un po' gli angoli. A questo punto possiamo andare a posizionare il nostro pannello all'interno della borsa. E come potete vedere non fa assolutamente nessun difetto, ma vi irrigidisce comunque la borsa, no? Vi dà quel sostegno in più che occorre a borse così morbide. A questo punto lo possiamo andare a fissare con qualche punto di cucito, quella tanto poi va foderata, quindi è giusto per fissarla. Quindi ho bloccato il filo sul bordo della borsa e vado a fare proprio dei punti giusto per fissarlo alla borsa, appunto. Poi andremo comunque a foderare. Ovviamente vi consiglio di utilizzare il feltro del colore della borsa, perché altrimenti poi si potrebbe vedere all'esterno. Nel mio caso è solo un prototipo, quindi l'ho utilizzato del colore che avevo al momento a disposizione a casa. Quindi andiamo a fissare sia questo lato che quest'altro nello stesso modo e ci rivediamo dopo. Quindi a questo punto andiamo a foderare. Io utilizzo sempre lo stesso mio metodo molto semplice, di cui trovate il tutorial specifico sul mio canale, ve lo lascio anche nella descrizione qui in basso. Quindi prendo un pezzo di tessuto, nel mio caso è un tessuto già pretagliato perché sono fogli di stoffa già pretagliati, lo piego a metà, quindi a doppio in questo modo. Ci posiziono la borsa al di sopra, quindi la base combacerà con la parte sottostante, quindi mentre per quanto riguarda i laterali lasceremo sempre un po' di margine e andremo a stondare comunque anche la parte sottostante per dare la forma della borsa. Quindi vado a fissare degli spilli, poi taglio la stoffa. Una volta fatto questo vado a tagliare la stoffa in eccesso. E vado a cucire sia un lato che l'altro. Potete farlo sia a macchina che a mano, in altri miei tutorial vi ho mostrato proprio come farlo a mano. Quindi ho messo il filo a doppio, lo fisso alla base con un nodino e poi inizio a fare dei punti molto semplici. Una volta cuciti i laterali possiamo andarla ad inserire all'interno della borsa e cucirla sul bordo. Quindi la inseriamo all'interno e la andiamo a fissare prima di tutto con degli spilli sul bordo, ovviamente coprendo il feltro, e poi la andiamo a cucire. Fissiamo quindi il filo al bordo e adesso inizio a cucire prendendo sia il bordo della fodera che la parte all'uncinetto.
Una volta cucita anche la fodera, questo sarà il risultato finale. Io sono molto felice e soddisfatta del risultato. Come sempre, questo è l'avanzo del secondo gomitolo, quindi volendo potete farci anche un accessorio da abbinare alla borsa oppure farla leggermente più grande. Vi sconsiglio di farla più grande se utilizzate la stessa chiusura, perché altrimenti poi si perderebbe, però se cambiate la chiusura potete farla tranquillamente anche più grande. Comunque è un progetto veramente molto semplice, può sembrare un po' macchinoso il procedimento del punto stella, però seguendo tutti i passaggi riuscite tranquillamente, soprattutto per le principianti, a realizzarla. Comunque la borsa resta super rigida, super compatta grazie al fatto che l'abbiamo irrigidita con il feltro. Spero che questo progetto piaccia anche a voi, fatemi sapere come sempre nei commenti cosa ne pensate. Se la realizzerete, mi raccomando, taggatemi nei vostri post, e vi ricordo che se volete realizzarla anche voi trovate il kit materiali completo sul sito hobbyperline.com. Vi lascio il link sia qui sul video che nella descrizione in basso, disponibile anche in altre colorazioni, trovate tutto sul sito. Continuate a seguirmi sui miei social se non volete perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. Se volete darmi un supporto maggiore potete cliccare sul pulsante Die Hype qui in basso. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!